Oggi vi parlo di un altro gioiello narrativo. Nel dettaglio vi racconterò la storia del nido, un anello di fidanzamento realizzato in oro rosa e una pietra di luna tagliata su misura raffigurante un uovo, un cestino, un nido vero e proprio montato su un anello, appunto un anello di fidanzamento. La storia nasce quando un giorno questo mio cliente, dopo aver firmato un compromesso per la casa dei loro sogni in un centro storico con delle bellissime volte, e dopo la sua idea di proposta di matrimonio, una bellissima notizia: l'arrivo di una bambina. La sua amata sposa è in attesa e così lui comincia a pensare che forse è giunto il momento di commissionare un gioiello, qualcosa di speciale, qualcosa che potesse emozionarlo, ma soprattutto che potesse emozionare la sua futura sposa. Così chiede un po' informazioni in giro, un po' di ricerche online come al solito, e giunge qui nel mio laboratorio. E quando io gli ho detto: guarda, io non ho gioielli pronti perché lavoro su commissione, quindi per me ogni richiesta è un'esperienza, a lui è piaciuta subito l'idea e ci siamo messi al lavoro. Conoscendo la storia, dopo il suo racconto, l'obiettivo principale era quello di utilizzare come simbolo un vero e proprio nido che rappresentasse la loro casa, con un uovo che rappresentava l'arrivo della bambina, tutto montato su un anello che sarebbe stato e che è stato il suo anello di fidanzamento. Come dire, una commissione abbastanza importante, una sfida non indifferente, perché avremmo potuto pensare a questo nido in 1000 stili e in 1000 versioni. A quel punto la domanda che generalmente nasce spontanea è: da che cosa ci lasciamo ispirare? In quale stile e attraverso quali tecniche realizzare un gioiello così particolare? La prima domanda che ci siamo posti è: da quale storia avremmo potuto trarre ispirazione per un'idea? E quindi lui aveva scelto questo momento, voleva cristallizzare questo momento così emozionante, intriso di gioia e felicità, per la progettazione e la prototipazione di un gioiello esclusivo. Poi la domanda successiva è stata: attraverso quale stile? Quindi dovevamo individuare uno stile per interpretare questo nido e questo uovo su un anello. E quando lui mi ha mostrato le foto che la sua sposa realizza per arredare la sua casa, mi ha subito entusiasmato, perché erano delle splendide sculture di carta in 3D a basso contenuto di poligoni. E così di là è iniziata la ricerca di progettazione e quindi di prototipazione. L'effetto chiaramente che è stato scelto nello specifico era l'effetto carta ruvida. Come potete vedere, il gioiello è costituito da una superficie non lucida, ma effetto carta ruvida, con tutte le linee che costituiscono la geometria totale del gioiello messe in evidenza attraverso un'incisione a bulino. Poi abbiamo preso questa pietra, che è una pietra di luna che simboleggia la fertilità e la femminilità, che ho fatto tagliare appositamente su misura per poterla incastonare al centro di questo nido. Ora io vi faccio una domanda: secondo voi, quando questo gioiello fra 50 anni verrà a sua volta donato a qualcun altro, chi lo riceverà in dono? Forse una probabile sorella, o forse lei stessa, che potrà donarlo a sua volta a sua figlia o a una sua nipote, raccontando la storia di quando quel giorno il suo papà si è recato presso un laboratorio per commissionare un gioiello così particolare, che ha saputo raccontare non solo lo stile creativo e stilistico della mamma, ma soprattutto una storia privata di famiglia. Se questo tipo di gioiello ti ha incuriosito, ti ha entusiasmato, ti ha suscitato comunque qualsiasi tipo di curiosità, ovviamente contattami, perché ti mostrerò, anche laddove tu crederai di non essere creativo, che in realtà c'è molta più creatività a disposizione di chi crede di essere creativo.